prescrivere o trascrivere, esporre o disporre, intravedere o prevedere. A volte i verbi italiani cambiano completamente significato cambiando solo il prefisso. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video vedremo proprio una serie di coppie di verbi italiani che cambiano significato solo cambiando il prefisso. Vedremo proprio i loro diversi significati, chiariremo con degli esempi e come sempre faremo alla fine del video un esercizio di ripasso. Quindi restate là. Cominciamo con la prima coppia. Tutti questi verbi avranno stessa radice, come vi anticipavo, ma prefisso diverso e anche significato diverso di conseguenza. Prescrivere, trascrivere. Entrambi hanno la radice scrivere, è vero, ma i loro significati sono molto diversi. Prescrivere si usa soprattutto in riferimento a medici e indica ordinare come cura, a titolo di terapia. Ad esempio, il medico mi ha prescritto un antibiotico per l'influenza. Però ha anche un uso un po' più raro di ordinare, stabilire, in riferimento a leggi, regolamenti, ma in un contesto molto molto formale. Trascrivere, invece, significa scrivere un testo o una parte di un testo copiandolo da un altro. Mi viene in mente a scuola, quando si facevano gli esami di italiano, era molto comune scrivere prima una bozza del proprio testo e poi trascriverlo in maniera più chiara per consegnarlo all'insegnante. Ad esempio, ho trascritto l'intervista parola per parola. Tutto chiaro? Passiamo alla prossima coppia. Rincorrere, percorrere. Chiaramente entrambi derivano un po' da correre. Rincorrere significa correre dietro a qualcosa o qualcuno per raggiungerlo. Si rincorre un ladro che ci ha rubato la borsa, si rincorre un pallone o, in senso figurato, anche un sogno. Il cane ha rincorso il gatto per tutto il giardino. Percorrere, invece, significa attraversare uno spazio muovendosi dall'inizio alla fine. Si percorre una strada, un sentiero, una distanza. Abbiamo percorso 20 chilometri a piedi lungo la costa. Rinvenire, convenire. La radice comune è chiaramente venire, ma rinvenire significa provare qualcosa di nascosto, perduto o inaspettato ed ha un tono sicuramente molto formale, quindi lo si utilizza soprattutto in un contesto giornalistico, giuridico. Ad esempio, la polizia ha rinvenuto il documento scomparso in un cassetto. Se infatti guardate molte serie TV italiane poliziesche,
potrete sentire molto spesso questo verbo. A questo proposito, se volete qualche suggerimento riguardo proprio guardare serie TV in italiano per fare pratica con la vostra lingua, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che vi lascio qui in alto nella card o giù in descrizione, e vi mostro anche delle clip e in che modo è possibile imparare, per esempio, nuove parole, nuove espressioni attraverso le serie TV. Quindi dopo aver guardato questo video potete guardare anche quello. Convenire, invece, significa essere d'accordo su qualcosa, ma significa anche essere vantaggioso, utile. Quindi due significati molto diversi, ma entrambi molto comuni. Ad esempio, conveniamo tutti che questa sia la soluzione migliore. E significa siamo tutti d'accordo. Per tutti noi questa è la giusta cosa da fare. Ma, appunto, si può anche dire, per esempio, oh, domani conviene partire presto. E questo significa è vantaggioso, è utile. Meglio, porta un profitto. O anche detto di prodotti che costano poco per la loro qualità. Questa borsa conviene con lo sconto, penso proprio che la comprerò. Esporre, disporre, la cui radice è chiaramente porre. Esporre significa mettere in mostra qualcosa perché sia visibile al pubblico. Ad esempio, il museo espone quadri del Rinascimento nelle sue sale principali. Ma esporre può significare anche spiegare, presentare un argomento in modo chiaro, ordinato. Ad esempio, l'insegnante ha esposto i punti principali della Prima Guerra Mondiale. Invece, disporre significa sistemare, organizzare cose o persone in un certo ordine. Per esempio, ho disposto i libri in ordine alfabetico sullo scaffale. Ma anche disporre ha un altro significato, e cioè quello di avere a disposizione, nel senso di possedere per utilizzare. Ad esempio, non dispongo delle risorse necessarie per comprare questo appartamento. Siamo già alla quinta coppia, in realtà siamo già a metà del video. Rimandare, tramandare. Entrambi derivano dalla radice mandare, ma cosa significano? Rimandare significa spostare qualcosa a un momento successivo, dunque rinviare. Si usa soprattutto con appuntamenti. Hanno rimandato la riunione a venerdì perché il direttore era assente. Cioè, l'idea è spostare a una data futura, successiva. Tramandare, invece, significa passare qualcosa, soprattutto tradizioni, storie, conoscenze, di generazione in generazione, di padre in figlio. Dunque, dà sempre l'idea di continuità nel tempo. Per esempio, questa ricetta è stata tramandata di generazione in generazione. Notate come un semplice prefisso possa cambiare del tutto il significato di questi verbi, e in realtà qualcosa di simile succede anche quando invece del prefisso aggiungiamo dopo il verbo
una o più particelle pronominali. Questo forma i cosiddetti verbi pronominali, che sono una categoria molto importante, ma anche un po' complessa, della lingua italiana. Questi verbi pronominali nascono da verbi già esistenti, ma con l'aggiunta di pronomi cambiano completamente il loro significato. Ho realizzato un intero corso dedicato proprio a loro perché so che creano molte difficoltà agli studenti. Si chiama Da non ce la faccio più a Ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni, e attraverso 30 video lezioni molto chiare, sintetiche ma esaustive, allo stesso tempo vi parlo di gruppi di verbi che sembrano simili ma hanno delle differenze e cerchiamo di chiarire insieme il loro uso e il loro significato. Ogni video lezione è accompagnata da un articolo molto più dettagliato con degli approfondimenti, curiosità. Alla fine ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e avete anche la possibilità di scaricare un PDF completo di ogni lezione. Tutto questo sarà vostro per sempre, l'accesso è illimitato. Visitate questo link per saperne di più sul corso. Ma ora torniamo alle nostre coppie di verbi. Assalire, trasalire. Assalire significa attaccare qualcuno con violenza, all'improvviso, ma si può anche trovare in senso figurato, sempre con l'idea di colpire con forza. Ad esempio, i dubbi possono assalire una persona. Ad esempio, la vittima è stata assalita da 2 uomini dal volto coperto e hanno rubato il portafoglio. E trasalire, invece? Trasalire significa fare un movimento brusco, spontaneo e involontario per la sorpresa o per paura, per uno spavento, qualcosa del genere. Il corpo sobbalza, è proprio una reazione istintiva di tutti noi. Nota interessante è che trasalire come verbo può reggere sia l'ausiliare essere che l'ausiliare avere. Per esempio, ho trasalito quando ho sentito quel rumore fortissimo nel buio. O sono trasalita quando ho sentito quel rumore fortissimo nel buio. Ancora, intravedere, prevedere. Entrambi derivano da vedere, ma intravedere significa vedere qualcosa in modo confuso, parziale, poco chiaro. Ad esempio, si intravede una figura nella nebbia. È tutto un po' offuscato, non così chiaro. Intravede una luce lontana nel buio. O anche in senso figurato, si può intravedere qualcosa che non è così certo, una possibilità remota, per esempio. Nella nebbia ho intravisto una figura in lontananza. Prevedere, invece, significa immaginare o calcolare in anticipo quello che succederà nel futuro. Si prevedono le conseguenze di un'azione. Si prevede il tempo meteorologico, si possono prevedere i risultati di una votazione, di un'elezione. Nessuno poteva prevedere un cambiamento così rapido. Sorpassare, oltrepassare.
sempre con passare, ma vediamo un po'. Sorpassare significa superare qualcuno o qualcosa, andando più veloce o più avanti nella stessa direzione. Ad esempio, quando state guidando, potete sorpassare la macchina davanti a voi. Quindi andate verso sinistra, accelerate e superate nella stessa direzione l'altra auto. O si può anche sorpassare un concorrente, quindi in senso figurato. L'auto sportiva ha sorpassato il camion in curva. E invece oltrepassare? Oltrepassare significa andare oltre un limite, oltre un confine, oltre una soglia, sia in senso fisico, ad esempio oltrepassare la soglia della porta, oltrepassare un cancello, sia in senso astratto, figurato, oltrepassare i limiti della decenza. Per esempio, hanno oltrepassato il confine svizzero alle 8 della mattina. Prossima coppia. Coinvolgere, sconvolgere. Entrambi riguardano volgere, ma in che modo? Qual è il loro significato? Coinvolgere significa far partecipare qualcuno a un'attività. Includerlo, renderlo parte di qualcosa. Ad esempio, un progetto coinvolge persone. Un film anche può coinvolgere emotivamente lo spettatore. Ad esempio, il progetto coinvolge studenti da tutta l'Europa. Sconvolgere, invece, significa turbare profondamente, creare grande agitazione, disordine. Per esempio, una notizia tragica sconvolge una società, una famiglia. Un terremoto sconvolge un territorio, una città. La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera comunità. Ebbene sì, siamo giunti all'ultima coppia, che in qualche modo riguarda cadere, e cioè ricadere, scadere. Ricadere significa cadere di nuovo, o fisicamente, io cado, mi alzo e ricado, o in senso un po' più astratto, tornare in una situazione negativa in cui si era e da cui si era usciti. Ad esempio, si ricade in una malattia, in un errore, in una dipendenza da alcol, droghe, in una cattiva abitudine. Per esempio, dopo la guarigione è ricaduto nella stessa malattia. Scadere, invece, significa perdere validità. Arrivare alla data limite. Ad esempio, un passaporto scade, un contratto scade, un prodotto alimentare scade, ma può scadere in senso figurato anche la qualità di qualcosa, nel senso non essere abbastanza. Da qui viene l'aggettivo scadente, che indica proprio di bassa qualità. Per esempio, il mio passaporto scade il mese prossimo e devo rinnovarlo. Se ti piacciono i verbi italiani, non perderti il video dedicato ad una categoria molto particolare, i verbi parasintetici. Trovi il video qui in alto nella card o giù in descrizione. Spero che abbiate preso appunti perché adesso vedremo un esercizio per mettervi alla prova e vedere quanto ricordate di questa lezione. Vi ricordo che se avete bisogno di ripassare tutto, di prendere appunti su questa lezione, potete trovarla anche
in forma scritta sul nostro sito web lernamo.com. Lì trovate un articolo per ogni nostra video lezione su YouTube, un articolo più approfondito con alla fine esercizi interattivi per ripassare e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Tra l'altro, ogni articolo è tradotto in 2 lingue. Vediamo l'esercizio. Io vi leggerò 5 frasi con uno spazio bianco e voi dovete completarle con il verbo mancante in qualsiasi tempo o modo tra quelli che abbiamo visto nel video. Vediamo. La segretaria, il verbale della riunione ieri mattina. Il ladro è scappato e la polizia lo... Gli archeologi, un antico vaso romano qui la settimana scorsa. Tutti, che sia meglio rimandare la partenza. Questa partita si farà oggi, costi quel che costi. Già, troppe volte. Tra poco vi darò le soluzioni, ma prima volevo ricordarvi, se ancora non lo avete fatto, di scaricare il nostro libro regalo per voi. Si tratta di un libricino, perché si dice, dedicato proprio, come potete intuire dal titolo, all'origine di alcune parole o espressioni italiane. Cioè, perché si dice proprio così? E tutte le espressioni che ho raccolto riguardano città italiane o anche straniere, altri paesi. Ad esempio, perché si dice fare il portoghese o fumare come un turco. Trovate non soltanto quindi le definizioni di queste espressioni, ma anche una piccola storia sulla loro origine e sul perché le chiamiamo così. È un regalo per voi, quindi potete scaricarlo gratuitamente visitando questo link. E adesso soluzioni. La segretaria ha trascritto il verbale della riunione ieri mattina. Il ladro è scappato e la polizia lo ha rincorso. Gli archeologi hanno rinvenuto un antico vaso romano qui la scorsa settimana. Tutti convengono che sia meglio rimandare la partenza. Questa partita si farà oggi, costi quel che costi. L'abbiamo rimandata già troppe volte. Attenzione, l'abbiamo rimandata. Femminile, concorda con partita, perché prima c'è un pronome diretto. Com'è andata? Quante ne avevate fatte corrette? Fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video perché ci aiuta tantissimo con l'algoritmo, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e seguire Lernamo su tutte le altre piattaforme social. Con questo è tutto, vi saluto, ci vediamo prestissimo in un nuovo video.